Chianti è fatto tutte di valli chiuse, sei circondato da colline, bosco. Qui invece la particolarità è proprio questa vallata infinita, molto aperta. Come dicevo, normalmente si vede fino al Monte Amiata che sta proprio laggiù dietro la foschia. Questo permette al vento di scorrere, quindi c'è un'area molto salubre, il che ci aiuta molto nella gestione del vigneto. Adesso abbiamo all'incirca 15 ettari, facciamo da questi 15 ettari circa 80.000 bottiglie. La gestione è tutta in biologico e abbiamo cominciato a sperimentare prodotti naturali, prodotti composti da alghe brune e propoli. Negli anni 70 in zona si è cominciato ad adottare come sistema di allevamento il cordone speronato. Normalmente il cordone speronato che si trova a giro è verso una direzione sola, sempre con 4 capi a frutto. Noi abbiamo scelto il doppio cordone perché distribuisce in egual misura le forze della pianta tra tutti i vari capi a frutto, che ha reso la lavorazione in vigna molto più semplice. Però dall'altro lato è un sistema che non garantisce una grande longevità alla pianta. Quindi per esempio Grosso Sanese, il nostro vigneto più importante, dopo 40 anni aveva tante piante che erano andavano sostituite e in più il resto produceva pochissimo, concentrando sempre di più. Non si può cercare più la concentrazione, altrimenti si fanno dei prodotti con un alcol esagerato, perché gli zuccheri oramai arrivano alle stelle. Adesso il sistema di allevamento che utilizziamo è il Guyot. Questo speriamo ci possa garantire una maggiore longevità alla pianta, oltre a questo anche una migliore gestione della produttività, perché come dicevo il problema, la vera sfida di questi ultimi anni è questo caldo e questa concentrazione di zucchero negli acini. Noi normalmente facciamo un filare sì, un filare no, piantiamo orzo e trifoglio squarroso. Questo finché il filare non prende il via e si inerbisce in automatico, ecco, l'obiettivo è questo. Abbiamo un suolo calcareo argilloso, una delle più alte concentrazioni di argilla, circa il 40% di argilla. E poi abbiamo galestro e poi alberese, che è la classica roccia con cui venivano costruite le case di campagna qui nel Chianti. Una caratteristica dei nostri vini che hanno questa grande struttura e grande profondità, che da un lato però può essere un problema logisticamente per noi, perché questo significa che il vino, prima di essere apprezzabile, deve passare veramente un lungo tempo in cantina. Le tempistiche per i nostri vini di punta, dalle nostre uve migliori, sono le tempistiche che hanno a Montalcino. Talvolta siamo in ritardo anche rispetto a loro. Il Grosso Sanese adesso siamo con l'annata 2012, 5 anni circa. E sul versante sud, cioè dall'altra parte, c'è il nostro vigneto Argenina, che dà il nome al nostro Chianti classico. E andiamo a integrare quindi le uve di Argenina del vigneto che ti stavo mostrando, indicando, con le uve che usavamo per la Pieve, cioè di questo vigneto qua. La scelta di integrarle insieme queste due vigne è per completare le due diverse tipologie di suolo. Qui abbiamo visto il suolo è argilla e calcare. Di là, anche se non è poi così distante, ma il suolo cambia drasticamente, è un suolo tufaceo. Ci sono pareri discordanti su quale sia il miglior modo di raccogliere, no? Cioè cassette, beans. Noi abbiamo scelto di continuare con panieri e carrello perché ci garantisce assoluta velocità. Quindi vendemmiamo a dei ritmi molto intensi proprio per portare il prima possibile le uve in azienda una volta staccate dalle viti. Vengono rovesciate le uve nella vasca dell'uva, che tramite questa vite qua porta poco a poco i grappoli nella macchina di raspatrice. Separa il raspo dagli acini e dal succo. La fermentazione avviene tutta in tini d'acciaio a temperatura controllata. La fermentazione dura circa 7 giorni se tutto va bene. Non vengono utilizzati lieviti selezionati. Normalmente per fare
macerazione noi facciamo rimontaggi, è un sistema per fare un'estrazione abbastanza soffice, delicata e al contempo anche Cioè con una pompa di dare sostituzione. ossigeno. Sì, sì, sì. In cantina utilizziamo in genere subito dopo la fermentazione e la macerazione delle vasche di acciaio o di cemento o botte grande per fare la fermentazione malolattica. Una volta che poi il vino è stabile, viene spostato nei vari contenitori per fare il suo affinamento. Ora il nostro Chianti classico Argenina, che è diciamo il nostro Chianti base, fa almeno 18 mesi di affinamento in legno, principalmente botte grande, ma anche barrique usata e strausata. Argenina, Chianti classico, sempre Sangiovese in purezza, perché qui non abbiamo una gran fantasia sugli uvaggi. Questo viene principalmente dall'omonimo vigneto Argenina, che poi andiamo a integrare con le uve di Monti. Sono due vigneti con due suoli completamente diversi, Argenina tufaceo, sabbioso, origine alluvionale, mentre Monti più ricco di scheletro e argilla. Quindi da una parte c'è un vigneto che esprime meglio il frutto del vino, dall'altra parte c'è la struttura. Deve stare in cantina almeno 18 mesi, facciamo di legno, questo per permettere il vino di raffinare i tannini e di evolversi fino a un punto soddisfacente di bevibilità. Questi 18 mesi spesso e volentieri sono anche qualcosa in più. Allora, qui siamo a Grosso Sanese, nata 2012, sempre 100% sangiovese, è uno dei primi 100% sangiovese della zona del Chianti. Mio padre decise di fare un vino sangiovese in purezza, anche se allora non era considerato tipico della zona del Chianti classico, infatti fu obbligato ad uscire con Grosso Sanese come un vino da tavola. Al tempo si poteva tagliare, si poteva fare il Chianti classico tagliando anche con le uve bianche, ma Sangiovese in purezza no, non andava bene. Alla commissione di assaggio si assaggiavano e dicevano no, non è tipico, sembra una cosa di Montalcino, e per loro in qualche modo era una cosa negativa. Ovviamente Grosso Sanese ha bisogno di un affinamento ancora più lungo in cantina, proprio perché sono le migliori uve, è un vino con una grande struttura. Pensare di metterlo nel mercato dopo 3 anni o 2 anni addirittura non avrebbe nessun senso, perché il vino semplicemente sarebbe troppo sgradevole, non sarebbe pronto. Quindi qui parliamo di tempistiche simili a Montalcino, torniamo sempre lì, ma